Come va e bentornati sul mio canale. Di cosa parliamo oggi? Di sostegno al pagamento del canone di affitto, proprio come avete visto dalla copertina del video. Infatti c'è un fondo che si chiama Fondo per morosità incolpevole, detto anche FIMI, ed arriva fino a 8.000 euro, avete capito bene, 8.000 euro di spese pagate, che poi in definitiva sono 670 euro al mese di affitto, tutto pagato, ma non solo per l'affitto, attenzione, così oggi vediamo bene chi ne ha diritto e soprattutto come fare domanda per ricevere questi soldi e a chi bisogna fare domanda per ricevere questi soldi. Prima di continuare nel video però vorrei chiedere a tutti coloro che mi stanno guardando in questo momento, che non sono ancora iscritti al mio canale di YouTube, di iscriversi qui sotto e di attivare anche la campanellina. Per voi costa veramente poco, però per me vuol dire tanto, perché potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto. Grazie. Quindi, come abbiamo detto, oggi parliamo del FIMI, Fondo per l'affitto pagato direttamente da, e ve lo dico subito, a sostegno di tutte le persone che sono in difficoltà nel pagamento del canone di affitto oppure che rischiano la perdita della casa per problemi economici. Quindi non lo so, facciamo un esempio, per esempio perché sono disoccupate oppure perché sono famiglie monoreddito, eccetera, eccetera. Dovete sapere che la vostra regione di residenza, e dopo vi spiego anche meglio da chi andare a fare domanda, quindi dicevo la vostra regione di residenza offre dei soldi come contributo temporaneo a copertura del costo del canone di affitto. Questa è una cosa molto molto interessante. Il fondo, quindi i soldi, stiamo parlando di soldi, sono destinati a tutti i cittadini residenti che appartengono alle fasce economicamente più deboli e coprono il parziale rimborso del canone di locazione regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo. Quindi adesso entriamo bene nel merito del discorso e parliamo proprio bene del Fondo per morosità incolpevole, il FIMI. Che cosa si intende quindi per morosità incolpevole? Per morosità incolpevole si intende proprio una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita oppure per la riduzione del reddito del nucleo familiare causato da uno di questi motivi, che sono prevalentemente 7. E partiamo con il primo, che dice perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limita la capacità reddituale. Il quarto è il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavori atipici. Poi abbiamo cessazione di attività da libero professionista o di impresa per causa di forza maggiore oppure da perdita di avviamento in misura consistente, quindi non solo i privati ma anche i liberi professionisti e i titolari di partita IVA. Poi come sesto motivo abbiamo la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che ha causato la riduzione del reddito del nucleo familiare, e come settimo motivo la necessità dovuta al pagamento di spese mediche molto alte che hanno causato la riduzione del reddito familiare. Vi dico, apro una parentesi, se una di queste 7 cause non vi quadra, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che magari ve lo spiego meglio. Chiusa parentesi, torniamo a noi. Questi soldi di questo fondo servono ad aiutare ad affrontare il disagio abitativo collegato proprio alla perdita della casa per morosità incolpevole
e serve per aiutare anche a firmare dei nuovi contratti a canone concordato. I contributi, quindi i soldi, stiamo parlando di questo, che sono stati messi in campo, sono destinati a pagare totalmente oppure in parte la morosità pregressa, quindi tutti i canoni, tutte le spese vecchie, ma non solo, perché possono anche coprire il deposito cauzionale del nuovo contratto e possono quindi assicurare il pagamento di un numero di mensilità tali da poter aprire un nuovo contratto fino a un massimo di 12.000 euro. Questo è molto interessante. Si tratta quindi di contributi in conto capitale a favore di inquilini che sono morosi, incolpevoli, attenzione, incolpevoli. Ma vi dico anche che la sopravvenuta impossibilità a pagare il canone comunque viene verificata proprio dal comune di residenza. Quindi saranno poi loro che decidono chi ne ha diritto o chi no, in base alle cause che vi ho detto prima. Quindi, chi può chiedere questi soldi? Quindi, chi sono i beneficiari di questo fondo? In pratica sono tutti cittadini di nazionalità italiana o di un paese dell'Unione Europea oppure che hanno un regolare permesso di soggiorno. Tutti i cittadini che sono interessati a ricevere il contributo devono rivolgersi quindi al comune di residenza. Un'altra domanda è questa: ci sono dei limiti di reddito? Sì, per poter richiedere il contributo gli inquilini devono avere un indicatore della situazione economica equivalente, quindi l'ISEE, non superiore a 26.000 euro. E comunque, vi dico sempre, verificate sempre gli importi dell'ISEE che siano esatti e corretti in base alle richieste proprio del vostro comune di residenza. Come chiedere i soldi? Questa è un'altra domanda. Intanto bisogna essere titolari di un contratto di affitto residenziale regolarmente registrato. Poi bisogna aver ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e infine bisogna essere residenti nell'alloggio dove ovviamente c'è stata la procedura di rilascio da almeno un anno. Quindi fate molta attenzione anche a questo requisito, che diciamo che è quello poi base, ecco. Un'altra domanda è questa: chi ne ha diritto prima degli altri? Esistono dei criteri che danno la precedenza sugli altri? Questa è una domanda. Qui ci sono dei criteri effettivamente da seguire e adesso li vediamo. Bisogna che all'interno del nucleo familiare ci sia almeno un componente ultra settantenne, oppure un minore, oppure ci sia un componente con invalidità accertata maggiore o uguale al 74%. Oppure bisogna essere in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali, ASL, per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Ci sono anche delle cause di esclusione. Ebbene sì, le cause di esclusione sono prevalentemente queste due: locatario di immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e secondo, titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile adeguato o fruibile nella provincia di residenza. Quindi fate attenzione a queste due cause di esclusione. Ammontare del contributo, cioè quanti soldi si possono ricevere. L'ammontare, quindi l'importo del contributo, è legato all'ammontare, quindi alla quantità della morosità incolpevole pregressa, accertata e a condizione che sia sottoscritto un nuovo contratto di affitto a canone concordato. E, come dicevo prima,
Il contributo può anche essere per un deposito cauzionale, contestualmente proprio alla sottoscrizione, proprio alla firma di un nuovo contratto di affitto. Il sostegno economico può essere usato per coprire anche le spese del proprietario di casa, che accetta quindi di definire l'esecuzione dello sfratto. Quindi vale sia per pagare il canone vecchi, tutti i canoni vecchi, oppure per saldare il proprietario di casa. Come vedete, questi soldi possono essere usati per tantissime cose. Il limite massimo che può essere concesso dal comune è di 8.000, ve lo ripeto, 8.000 euro per beneficiario. Però prima di concludere vi ricordo che comunque ogni informazione, sia per gli importi, sia per quanto riguarda l'ISEE, sia su come fare domanda, la trovate ovviamente sul sito internet del vostro comune di residenza, cosa che io non posso rispondere in questo video perché ogni comune decide poi a sé cosa fare, quanto dare, come gestire i soldi, chi ha la priorità e chi non ha la priorità. Quindi dovete sempre fare riferimento al vostro comune di residenza. Se avete dei eventuali problemi potete sempre telefonare al centralino del vostro comune, prendere un appuntamento e farvi spiegare per bene tutto quanto, come fare domanda e tutto il resto, ok? Quindi diciamo che è molto semplice, non ci sono grosse problematiche. Diciamo che in linea generale il video finisce qui, ti ringrazio per avermi guardato e se hai delle altre richieste di video e vuoi che ti parlo di qualcosa in particolare, fammelo sapere qui sotto nei commenti, così posso prepararti un video dedicato. E come sempre ricordati di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così non ti perderai nessuna prossima novità. Con questo è tutto, ci vediamo con un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto, ciao!